Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo sulla partita di ieri su Bologna-Inter 3-3 perché per quanto era una partita di fine stagione e l'atteggiamento a tratti è stato quasi da amichevole estiva, era comunque una partita che ha lasciato delle indicazioni e sono indicazioni anche per quanto riguarda ecco, le mosse future dell'Inter, le mosse che poi ci saranno sul mercato e quindi oltre ad analizzare con l'andamento del match andiamo a parlare principalmente di due calciatori, Josep Martinez ed Andy Diouf, perché sono i calciatori ecco, che tengono un po' banco in casa Inter tra la riconferma, ecco Josep Martinez va decisamente verso la conferma da titolare e Diouf invece sul quale comunque ci sono delle riflessioni per quanto riguarda il futuro. Andiamo con ordine. Che tipo di partita è stata? Naturalmente vi ricordo anche il like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. È stata una partita dove, come detto, ecco, già l'atteggiamento non era quello ovviamente solito dell'Inter di quando ci si gioca qualcosa, perché è mancato un pizzico di attenzione, un pizzico di reattività e sicuramente ecco da questo punto di vista il Bologna aveva qualcosa in più, perché è vero che anche per il Bologna la partita contava poco per la classifica, però calcoliamo che era una squadra che ha deluso le aspettative in campionato, è rimasta fuori dalle coppe, è una squadra che giocava davanti al proprio pubblico e naturalmente voleva fare bella figura anche contro una grande del campionato, contro i neocampioni d'Italia. E quindi questo cosa ha portato? Il Bologna con un pressing alto che spesso ci ha messo anche in difficoltà, un Inter invece che andava un po' al piccolo trotto. In realtà, ecco, se andiamo invece poi a vedere come si è sbloccata la partita, l'Inter è passata anche in vantaggio, nonostante non stesse facendo ecco, un grande match, nonostante non stesse facendo un grande gioco, però ecco, se l'Inter appena accelera, appena alza un po' i giri del motore, ecco che può mettere in difficoltà chiunque e poi c'è stata la punizione magistrale di Di Marco. A quel punto, chiaramente, come detto, l'Inter non aveva un atteggiamento di massima attenzione ed ha subito subito il pareggio. Prendiamo ecco l'immagine di come arriva il pareggio, perché qui è un altro segnale che non c'era una massima attenzione. Ecco, qui l'Inter non è messa benissimo in difesa. È vero che c'è una ripartenza rapida del Bologna, un colpo di tacco di Bernardeschi che serve Castro, però per esempio qui l'Inter ecco, è un po' scordinata in difesa, Bissek è leggermente in ritardo, poi naturalmente c'è una velocità dell'azione particolare, quindi diventa anche difficile andare a chiudere, perché ricordiamo c'è stato un rimpallo, però ecco in generale per esempio anche lo stesso Bissek non è stato attentissimo in fase difensiva durante la partita. Non era un atteggiamento, tra virgolette, svogliato, era un atteggiamento poco attento in fase difensiva e infatti molto spesso le occasioni del Bologna sono arrivate proprio da quel lato, proprio dove c'era l'asse Bissek-Diouf, quindi è lì che abbiamo fatto un po' di fatica. Il 2-1 è arrivato invece proprio per scarsa reattività. E lì, ecco, se prendiamo anche l'immagine, nel momento in cui c'è ecco il calcio di punizione, palla respinta, la palla in aria che arriva verso Pobega, questo momento che vediamo il fermo immagine, i calciatori dell'Inter sono stati lentissimi nell'andare a chiudere su Pobega. Poi è vero, c'è stato il rimpallo e Martinez secondo me lì poteva far meglio, però magari un Inter un po' più attenta, più pronta ad andare a chiudere gli spazi, a togliere spazio e tempo a Pobega, forse quel gol non l'avrebbe subito. E lo stesso terzo gol arriva ancora una volta dal versante sinistro, dove appunto c'è il versante Bissek-Diouf leggermente in ritardo e arriva ecco il cross, poi ci sarà Zielinski che in scivolata mette il pallone in porta. E qui poi arriviamo alla reazione Inter, perché finora, ecco, analizzando i gol del Bologna, sottolineiamo soprattutto le difficoltà sulla nostra destra, quindi dove c'era Diouf, e invece poi, ecco, sono arrivati il 3-2 e il 3-3 proprio con due grandi giocate di Diouf, perché sul 3-2 c'è un Diouf che si accelera, si incunea tra le maglie difensive del Bologna, poi il tiro è sul palo e Pio Esposito mette in gol a porta vuota. Il 3-3 invece è realizzato proprio da Diouf, che viene servito alla grande dalla verticalizzazione di Topalovic. Topalovic è un calciatore di grande tecnica, di grande qualità, che in stagione nell'Under 23 ha partecipato a 10 gol tra gol e assist, quindi chiaramente non lo scopriamo oggi e probabilmente ecco il ritiro, un'occhiata a Topalovic chi la darà. Arriviamo però a Diouf perché è uno dei grandi temi di giornata. Ecco, magari negli occhi rimangono
le due grandi giocate, e non solo quelle due, perché poi c'è qualche altra ottima giocata del secondo tempo, quelle giocate che permettono all'Inter di riprendere la partita e non uscire sconfitta da Bologna. Il problema è che però Diouf ha fatto tanta fatica in altre occasioni, quando nel primo tempo in fase di costruzione Diouf è più stretto verso il centro del campo e c'è Barella largo perché per dare l'uscita laterale, perché Diouf si trova a piede invertito, ed è questo uno dei problemi dell'Inter. In un'altra occasione nel primo tempo c'è una verticalizzazione dell'Inter, Diouf si trova ad arrivare sul fondo, però si trova col piede debole, è costretto a girarsi, a rientrare sul sinistro, poi metterà anche un po' un grosso, però il fatto che Diouf deve fermarsi, deve rientrare sul sinistro e poi mette il cross, mette un po' fuori tempo, prende un po' controtempo, ecco, gli attaccanti dell'Inter, e infatti poi nessuno attaccherà la porta, praticamente un cross che attraversa l'area di rigore, che potrebbe essere pericoloso, però ecco, non si rende tale, proprio perché Diouf deve, per arrivare sul fondo, si ferma, si gira e poi deve crossare col sinistro, e questo è un grandissimo handicap per un quinto a piede invertito. Quindi abbiamo le solite difficoltà in costruzione, le solite difficoltà nello sfruttare l'ampiezza e la profondità con un quinto a piede invertito, e poi abbiamo l'altra situazione che è la fase di non possesso. Come abbiamo visto, ecco, da quel lato l'Inter faceva sempre un po' di fatica perché Diouf non è precisissimo nell'andare a chiudere, nel rientrare, perché non è abituato a fare il quinto. La differenza dove la fa Diouf? Quando deve attaccare, quando deve andare dalla metà campo in su, e soprattutto quando ci sono degli spazi, perché nel primo tempo è stato un calciatore che ha lasciato molto a desiderare. Andy Diouf è stato un cattivo primo tempo il suo, poi si è acceso nel secondo tempo, quando magari ci sono stati più spazi, quando i ritmi della partita si sono anche abbassati, quindi non era un Bologna molto aggressivo ma che magari qualcosina concedeva, e poi è lì che Diouf viene fuori, che quindi va in progressione. Lui è bravissimo, ecco, a prendere palla, andare in progressione, ha rapidità, ha anche la capacità e la personalità di puntare alla difesa avversaria, perché come si inserisce nella difesa del Bologna in occasione dell'azione che porterà al gol del 3-2, è comunque da buon calciatore. Però il punto è quello, ecco, ad oggi Diouf non è un quinto, fa fatica a giocare da esterno destro, riesce però a spaccare le partite. Può essere un calciatore in più dell'Inter, sicuramente può essere un calciatore che dà qualcosa di diverso all'Inter, e anche su questo non abbiamo alcun dubbio, però sicuramente evidenzia la necessità dell'Inter di trovare un altro quinto. Anche se dovesse restare Dumfries, c'è la necessità di trovare un altro quinto, perché non possiamo affidarci al solo Diouf come vice Dumfries. Ricordiamoci cosa è successo con Luis Enrique. Poi naturalmente ci sono delle differenze, perché Diouf ha proprio un atteggiamento diverso, proprio l'approccio quando entra in partita, la voglia di fare, la voglia anche di provarci. Poi magari la giocata può non riuscire, però ci prova. Luis Enrique manca in primis già in questo. Però ecco, prendiamo d'esperienza ciò che è successo quest'anno. Dumfries rimane fuori per dei mesi, abbiamo dietro Luis Enrique fa fatica a fare il quinto, abbiamo fatto fatica fin quando non è rientrato Dumfries. L'Inter giocava ad una sola fascia, quindi se quest'anno può essere stato d'esperienza, il prossimo anno non dobbiamo ripetere l'errore. Quindi il vice Dumfries non è Diouf deve essere un calciatore in più, che può aiutare in determinate partite, che può aiutare in determinati momenti della partita a cambiare il corso del match, ma che non può essere un quinto dal primo minuto. E soprattutto c'è un altro aspetto, che bisogna comunque capire qual è la sua posizione ideale, perché partendo dall'esterno lui riesce a creare scompiglio, però abbiamo visto che fa fatica magari a dare ampiezza, a dare profondità, a dare anche la fase di non possesso. Il problema è che invece poi, se lo facciamo partire più a ridosso della linea difensiva avversaria, andiamo un po' a limitare la sua principale caratteristica, che è quella di andare in progressione palla al piede. Ecco, lui ha bisogno comunque di partire da lontano per andare in velocità, per sfruttare proprio, ecco, quella portare la palla. Se noi lo facciamo partire a ridosso della difesa avversaria potremmo anche annullarlo, quindi comunque va cercata una posizione tattica, che ad oggi quella migliore è proprio sull'esterno, però ribadisco, non deve essere l'unico quinto. Terresti Diouf? Probabilmente sì, anche perché comunque in questo momento non c'è nessuna squadra pronta a spendere 30 milioni per Diouf, quindi è chiaro che io ad oggi lo tengo perché può essere un valore aggiunto dell'Inter, ma non è la soluzione al vice Dumfries. Arriviamo poi su un altro calciatore, ed è Pepo Martinez.
partita di Josef Martinez francamente molto rivedibile, perché ci sono stati tanti errori di Josef Martinez, non ha dato sicurezza tra i pali, perché anche sul gol di Pobega, sì è vero c'è la deviazione che diciamo va a sanare un po' quella che è l'incertezza di Josef Martinez, però la sensazione è che non sia stato molto reattivo. Ci sono stati diversi errori anche in fase di impostazione, è vero che venivano forzati da un Bologna che pressava altissimo, però il punto è proprio quello, l'Inter è una squadra che costruisce dal basso, l'avversario ti può venire a prendere alto, non è ammissibile che il portiere perda almeno 3 palloni pericolosissimi in fase di costruzione. E quindi anche su questo non ha convinto Josef Martinez, e c'è stata una situazione nel secondo tempo dove anche l'uscita non è stata eccezionale, poi si è conclusa in un nulla di fatto, però insomma non era uscito benissimo su un cross. Questo, attenzione, non significa che io vado a smentire tutto quello che abbiamo detto finora con Josef Martinez che meritava il posto da titolare, perché non vado a cambiare giudizio completo su un calciatore per una partita, però è chiaro che potrebbe essere un campanello d'allarme, nel senso che finora Martinez aveva convinto, le chance però sono state poche, e oggi, ecco, nell'ultima partita, o meglio ieri, all'ultima partita stagionale, non ha convinto, ha fatto una prestazione insufficiente. Qual è il vero Martinez? È quello che ci porta in finale di Coppa Italia facendo una grande partita contro il Como, o quello che a Bologna dimostra diverse incertezze nonostante, ecco, non c'erano pressioni particolari, il posto da titolare sembra che vada in direzione proprio in suo favore, ecco, sembra che l'Inter glielo abbia ormai affidato, non c'erano pressioni di classifica, eppure in un momento in cui comunque doveva dimostrare qualcosa non lo ha fatto, e questo può lasciare un po' un punto interrogativo. E quindi a questo punto, se Josef Martinez dovesse essere un punto interrogativo, o se semplicemente magari per carattere è un calciatore che deve essere un po' spronato, un po' sotto pressione, e allora a quel punto sarebbe giustificato non mettergli un secondo che gli copra semplicemente le spalle ma che lo faccia sentire ben protetto nel ruolo da titolare, ma mettiamo un secondo che eventualmente possa anche giocarsi il posto. Se Josef Martinez dovesse fare, io non credo, perché per me è un ottimo portiere e il vero Martinez non è quello ammirato a Bologna, però se Josef Martinez dovesse fare 3-4 partite del genere dove non convince, ecco, per esempio avere in panchino un Filip Stankovic da far giocare comunque a prescindere dalle prestazioni di Martinez, perché poi a quel punto va fatto giocare, però lo facciamo giocare per dire in Coppa Italia, qualche partita in Champions, magari sulle 8 partite della prima fase gliene facciamo giocare almeno una, poi lo mettiamo, ecco, sporadicamente in campionato, però teniamo un portiere pronto nel caso in cui Josef Martinez dovesse essere quello di Bologna, ecco, pronto a giocarsi il posto. Quindi io per questo vado più sull'idea Filip Stankovic, perché Martinez non l'abbiamo ammirato a lungo, Martinez non ha avuto le giuste chance per essere ammirato e quindi per dare la sicurezza che un portiere da Inter. In quelle poche chance non ha fatto assolutamente male, e io penso che lui possa essere il numero uno, ma non l'abbiamo valutato abbastanza. E allora a questo punto, ecco, l'idea di mettere un secondo che possa, ecco, un po' anche intaccare, che possa spronare, che possa accendere, ecco, un po' quella rivalità con Josef Martinez, forse non sarebbe una cattiva idea. Per quanto riguarda gli altri calciatori, l'Inter, o meglio le altre situazioni, l'Inter ha chiuso con un 4-2-3-1, però penso che sia stato semplicemente, ecco, un sistema di gioco per far subentrare altri calciatori, per fare la girandola di cambi, perché c'erano delle assenze dovute anche a chi già è partito per il mondiale, però non credo che sia un sistema di gioco che verrà rivalutato, mentre secondo me sarà ancora da valutare Sušić da regista, posizione che secondo me può fare, sul quale però bisognerà lavorare molto, perché anche lui non ha brillato in quella posizione, ha sofferto il pressing alto del Bologna. L'Inter in cabina di regia a volte ruotava anche gli uomini, quindi trovavamo magari Sušić che si abbassava e Zielinski o Barella davanti alla difesa, a volte, ecco, c'era una rotazione tra i centrocampisti, però di solito c'era, ecco, Sušić in cabina di regia. Bene il fatto che si facesse vedere, che avesse la personalità di ricevere palla anche sotto pressione, di provare la giocata, a volte però eccede troppo nella giocata e quindi poi finisce per perdere qualche pallone pericoloso. Ecco, qui bisognerà lavorare non soltanto tatticamente ma anche sull'atteggiamento, perché un conto è perdere palla quando gioca da mezzale e si trova sulla tre quarti avversaria, lì ci sta a tentare la giocata, un altro è però perdere palla quando sei in cabina di regia e ti trovi davanti alla propria area di rigore. Qui ovviamente è un lavoro che andrà fatto,
che secondo me è nelle corde di Sucic quel ruolo, però è chiaro che comunque avrà bisogno di tempo per integrarsi, quindi magari alla prima giornata forse Sucic non sarà il regista titolare dell'Inter, però ecco, lavorandoci secondo me è una soluzione che potremmo rivedere. Detto questo, ovviamente era una partita di fine stagione e come tale va valutata sia nel bene che nel male. È una stagione che comunque si conclude benissimo per la nostra Inter con un campionato stravinto, con la Coppa Italia, quindi insomma possiamo comunque essere soddisfatti e prendere comunque spunto delle, ecco, tenerci per stretti anche quelle che sono le indicazioni in una partita finale. Aspetto anche le vostre considerazioni, in primis ecco proprio sui nomi di Josef Martinez ed Andy Diouf, perché sono quelli più divisivi. Lo stesso Diouf a fine primo tempo magari c'erano delle considerazioni su di lui, nel secondo tempo sono state ribaltate, però è chiaro che quando poi si va ad analizzare bisogna essere sempre un attimino più equilibrati e quindi non andare a valutare solo le azioni da highlights, ma anche quelle dove magari per esempio è mancato il calciatore, quindi sicuramente saranno temi su cui possiamo confrontarci, questo e tanto altro come sempre, e come al solito io vi lascio con un gran bel Forza Inter.